Ciao, in questo video vedremo come riciclare le schede e i componenti da apparecchi dismessi. Io avevo due vecchie stampanti di cui ho recuperato le schede elettroniche. Una, due, questa grossa che ha anche tutta la parte SMD sotto, più due alimentatori switching, questo è uno che andremo a testare e questo è l'altro, più anche quest'altra scheda. Adesso ti faccio vedere cosa è utile recuperare. In questo modo facciamo del riciclo, anziché portare tutto in discarica. Io ho già anche diviso le parti metalliche dalle parti in plastica della stampante stessa, e in più tirerò giù i componenti che ritengo essere utili per delle future riparazioni o dei progetti. Andiamo a vederli insieme. Ecco le schede. Oltre alle schede recupero anche i cavetti, tipo questi, molto comodi, vengono sempre utili. Anche questi qui li posso tagliare per poi riutilizzarli, sempre molto comodi, cavettini molto flessibili. Idem questi, che sono anche belli grossi, tutti cavi di buona qualità, in quanto all'interno hanno i fili stagnati, molto flessibili. Ho recuperato anche le viti, che fanno sempre comodo, delle belle molle, anche queste fanno sempre comodo, gli stanziali. Questa è una ferrite apribile per bloccare interferenze elettromagnetiche, sempre molto utile. Questo è un piccolo sensore di temperatura che andrò poi a desaldare. Poi ci sono tanti di questi sensori ottici, dovrebbe esserci il trasmettitore e il ricevitore dall'altra parte, e di questi qui ne ho visti altri sulle schede, tipo questo. Qui ce ne sono altri che andrò a tirare giù. Vediamo prima questa scheda grande, cosa c'è di utile da prendere. Ci sono dei condensatori ad alta tensione, c'è scritto 1 kV, potrebbero essere interessanti. Ci sono anche qui delle resistenze in alta tensione, me ne accorgo perché hanno il passo molto largo, potrei recuperarle. Ci sono dei diodi ad alta tensione, me ne accorgo perché questa zona qui ha tutte delle separazioni in alta tensione, addirittura qui c'è questa striscia bianca che è tutta la parte di un mondo isolato. Questa è una stampante laser, infatti ci sono questi componenti qui molto strani che sono tipo dei trasformatori piezoelettrici per elevare la tensione e per fare la stampa appunto elettrostatica sul tamburo di stampa. C'è tutto un sistema per alzare le tensioni, ce ne sono tanti perché questa era una stampante laser a colori, quindi probabilmente due sono un colore, due un altro colore, eccetera eccetera. Non ci sono gli schemi, quindi non possiamo sapere. I diodi di alta tensione potrei tirarli giù, anche questi transistor qui potrei metterli assieme ai miei transistor. Vediamo da quest'altra parte, ci sono più o meno gli stessi componenti. Questo induttore qui da 150 potrebbe essere 150 microharry. Sotto ci sono componenti SMD, questi qui sicuramente sono su con il punto colla, ovvero sotto c'è la colla. Penso che si faccia molta fatica a tirarli giù. 3 microcontrollori, quindi sulla parte sotto io non recupererei nulla. Vediamo quest'altra, ci sono dei trasformatori, ma non sappiamo cosa servono, che tensione lavorano. Anche qui c'è un elevatore di tensione, me ne accorgo perché ci sono diodi e condensatori, quindi potrei recuperare anche qui qualche diodo in alta tensione, qualche transistor sempre comodo. Vediamo questi gialli, sono condensatori a 1 kV, anche loro comodi. Gli elettrolitici non li recupero perché potrebbero essere già esausti, siccome la stampante ha parecchi anni non mi conviene recuperare condensatori elettrolitici. Vediamo sotto cosa abbiamo integrati. Da notare questo integrato che ha il dissipatore che poi è riportato qui sopra questa vetta, non c'è nient'altro qui sotto. Vediamo quest'altra scheda, c'è un bel switch da recuperare. Condensatori abbiamo detto non li recuperiamo, si potrebbero recuperare questi transistor. Questo interruttore ottico come quello che abbiamo visto all'inizio. Questi sono molto comodi per individuare un passaggio di qualsiasi oggetto tra il trasmettitore e il ricevitore. C'è un quarzo da 8 MHz, non lo recupero perché ne ho già un cassettino pieno, se no si potrebbero recuperare. Sotto diciamo non c'è nulla da recuperare, anche perché qui c'è la colla sotto e tirarli giù si fa molta fatica. Arriviamo agli alimentatori switching e questo filtro d'ingresso. Questo qui è proprio l'alimentazione entra da qui.
interruttore, fusibili, sì, si possono recuperare. Si può recuperare questo bel connettore maschio o femmina, questo è sempre utile. Questo induttore molto utile, un relè, idem. Questo penso sia un varistole, anch'esso da recuperare. Questo qui è un condensatore poliester recuperabile, ce ne sono due. Poi c'è questo componente qui, non so se è un tiristore o un doppio diodo. Induttanza in modo comune da recuperare. Condensatori, se sono normali, si può anche far meno. Un optoisolatore recuperabile, vediamo sotto, non c'è nulla. Tutte le schede sono monorame, tra l'altro non sono neanche in FR3, ma questo qui è FR2 penso. Questi si spaccano proprio per nulla, cioè se faccio così, ecco, si è spaccato, sono molto fragili. Poi vediamo gli alimentatori switching, questi qui li volevo provare per vedere che tensioni e correnti mi portano fuori, se possono essere utili a qualche progetto. Cioè, visti così, penso che una buona corrente possono portarla fuori. Abbiamo l'ingresso a 230 qui, con induttanza a modo comune, condensatore, varistole, ponte d'ingresso, condensatore di livellamento. Questo sembra un MOSFET, è quello sullo stadio d'ingresso, non so se è correttore del fattore di potenza. Il trasformatore dello switching, gli optoisolatori che fanno il feedback sull'uscita, infatti ci sono le piste che vanno sull'uscita, i vari condensatori di livellamento sulle uscite, dove abbiamo poi le uscite vere e proprie che sono queste, mentre questi sono tensioni a bassa corrente, questa è un'alimentazione, qui vedo scritto 24 volt, 24 volt, 24 volt, quindi qui c'è un bel 24 volt e dalla dimensione dei fili penso anche qualche ampere. Vediamo l'altro alimentatore switching, uno era su una stampante e uno sull'altra, era una un HP a colori e una a bianco e nero della Canon. VDE d'ingresso, ferrite per bloccare eventuali disturbi, ci dovrebbe essere il ponte raddrizzatore da qualche parte, ponte raddrizzatore eccolo qui, sono qui 4 diodi qui, il condensatore di livellamento infatti è un 400 volt, qui c'è un relè probabilmente per lo standby, qui c'è un componente, anche qui penso sia un SCR o un MOSFET, un induttore, questo qui sarà il MOSFET dello switching e questa è l'uscita e questa qui è la parte in bassa tensione con i condensatori, i diodi, questo è un diodo, questo è un doppio diodo, questo è un altro diodo, sono tutti diodi di potenza e i connettori per l'uscita delle varie tensioni. Questo qui è l'opto che fa il feedback tra tensione secondaria e tensione primaria. Sotto abbiamo un po' di componenti, questo penso sia il componente che si occupa dello switching. Ecco la sigla che si intravede, si vede un 5511. Per togliere i componenti è sempre molto semplice, si aggiunge un po' di stagno senza star lì a prendere pompette di saldatori, così è molto più veloce, da fare attenzione a non scottarsi, eventualmente una pressellina, una pinzetta. Questo è il sensore di temperatura, penso sia una NTC, questo è il sensore ottico dove abbiamo il trasmettitore e il ricevitore. Ecco qui, ci sono dei simbolini, qui c'è il simbolino del diodo e qui c'è scritto ROHM 574 che sarà il modello. Dovremmo riuscire a trovare il datasheet su internet. Vediamo il sensore di temperatura, quanto mi misura, 18 kg, 19, vediamo se lo scaldo col dito, sta scendendo, quindi è una NTC, aumentando la temperatura diminuisce il valore. Volevo adesso tirar giù un trasformatore di questi piezoelettrici per tentare di aprirlo. Anche qui solito scaldo. Ed eccolo qui. Vediamo se si riesce a vedere. Si vede l'elemento piezoelettrico, che è questo, un filo va su questo terminale, qui ci sono due fili collegati a due estremità. Vediamo se si riesce a spaccare. Eccolo qui che si intravede, il materiale ceramico, eccolo rotto, qui c'era attaccato il filo, qui l'altro filo e qui un altro filo, e questo è il materiale ceramico, provo a romperlo, ecco qua,
Adesso tolgo un po' di componenti, non ti sto a fare vedere tutti i passaggi perché sarebbe tutto molto ripetitivo. Tolgo i componenti che ti ho detto all'inizio. Questi sono tutti i componenti che ho recuperato: le resistenze in alta tensione, un'induttanza, altre induttanze, 2 resistenze di potenza, 2 transistor, condensatori alta tensione, anche questi. Questo qui è il sensore che ti ho fatto vedere all'inizio, che ho smontato adesso per farti vedere. C'è il LED emettitore, che è questo bianco, e il transistor ricevitore. Questo qui è come se fosse un optoisolatore, si guardano in faccia e qui in mezzo viene effettuato il rilevamento. Lo schemino interno è così, questo è visto da sotto, da una parte c'è il LED e dall'altra c'è il transistor. Adesso lo collego sul LED, gli metto il mio generatore di corrente, quindi lo vado a pilotare in corrente, e di qua ci metto il tester sul provadiodi. Dovrei vedere che normalmente il LED emettitore va a far luce sul transistor ricevitore e quindi qui dovrebbe circolare corrente. Ho collegato il multimetro sul provadiodi e l'ho messo sul lato transistor, quindi è come se lo vediamo così. E da questa parte ho collegato l'uscita in corrente del generatore. Adesso alzo, quindi 1 mA, a un certo punto andrà in conduzione, eccolo qui, così appena in conduzione, però se alzo la corrente mi va verso lo 0, 20 mA è quasi chiuso tutto. Se io interpongo un oggetto si apre l'optoisolatore e quindi ecco fatto il mio interruttore senza contatto. In certi casi avere un interruttore così è molto comodo, quindi questi li recupero tutti, che sull'altra scheda ho visto ce ne sono parecchi. Vediamo adesso queste resistenze speciali, diciamo. Questa è una resistenza da 20 megaohm dovrebbe essere. Mettiamo il multimetro sulla misura della resistenza, ho collegato questi coccodrilli così è più semplice. 20 megaohm. Ci sono anche di valore più alto, questa qui ad esempio è 250 megaohm, 246 megaohm. Poi ho degli induttori, potremo provare alcuni componenti qui con il prova componenti. Ricordate che qui possiamo mettere lo zoccolo per provare i componenti e passare nel modo test. Proviamo ad esempio i 2 transistor, questo è un 2SC2655. Primo test, eccolo qui, transistor NPN, e questo sarà un PNP perché erano lì vicini, 2SA 1020, transistor PNP, perfetto. Poi ho condensatori alta tensione, ne ho diversi valori, ho visto, questo qui è 680 picofarad, 6 kV, poi ho questo qui è un 3,3 nano, dovrebbe essere, vediamo se è vero. 3,2 nanofarad, 3200 picofarad e 3,3 nano. Questi condensatori per alta tensione sono dei 10 nanofarad e ho visto che sono un pochino più bassi perché danno 8,4 nanofarad. Ok, prendo il ponte LCR così facciamo il confronto e così proviamo anche le induttanze. Induttanza 0,33 mA, 4,5 ohm. Infatti c'è un arancio che sta per 0,33 mA. Ponte LCR, passo sul modo LRCL, 307 microhenry che sarebbe 0,3 mA, 306 microhenry. Proviamo a muovere la frequenza, 10 kHz, 100 kHz, 100 Hz, cambia leggermente. Vediamo il valore di resistenza sotto, 4,5 ohm. Vediamo cosa ho recuperato da questa scheda che prima avevo rotto. Induttanza in modo comune, la sigla è questa, dopo proviamo a misurarla. 2 condensatori poliester, 0,1 microfarad e 220 nanofarad, un optoisolatore, un varistore, connettore maschio-femmina, 2 fusibili, un induttore, quel connettore qui l'ho recuperato che mi piace perché ha un passo molto ravvicinato, un relè 24 volt DC, questo è un triac presumo, infatti qui c'è scritto GT2 e T1, dovrebbe essere un triac. Proviamo il triac qui, questo vado nel modo prova componenti, vediamo se riesco, test mode, esatto.
testerino, alta tensione, ho abbassato la corrente anche perché è scarico, adesso lo sto caricando, metto 1000 volt, corrente 001 ampere, 590 volt, lui è un 385 volt e ci sta i varistori a volte a una tensione molto più alte. L'induttanza di modo comune è 12 mA, infatti qui quel 12H qui probabilmente vuol dire 12 mA, su tutti e due i lati dovremmo avere 12 mA, perfetto. Di quelle due schede qui invece ho recuperato poca roba, 2 sensori e un micro switch, perché ci sono tutta roba che bene o male ho già e quindi non ritengo opportuno toglierla. Idem questa qui. È chiaro che se non avete componenti vi conviene tirare giù il più possibile dei condensatori, anche perché questo, essendo monolame, facilita l'estrazione dei componenti. Lo switch possiamo provarlo col multimetro. Per chi non sapesse cos'è questo dip switch a 3 terminali, questo è il comune, questo è normalmente aperto e questo è normalmente chiuso. Dentro c'è un deviatore, così, quindi se mettiamo il test tra il C e l'NA, pigiandolo deve chiudere, e tra il C e l'NC è normalmente chiuso, pigiando si deve aprire. Collego questo multimetro tra il C e l'NA, se schiaccio suona, quindi viene chiuso il circuito. Qui è sempre chiuso, quindi normalmente chiuso, schiacciando si apre, quindi perfettamente funzionante. Vediamo adesso una delle due schede alimentatore. Ho collegato il tutto sotto un trasformatore di isolamento e questa solita scatola cinese. Adesso la lampadina è inserita, insere il carico, do tensione, si è accesa un attimino la lampadina a indicare che c'è stata la carica di questo condensatore. Attenzione a replicare queste cose a casa, non fatelo, perché può essere molto pericoloso, perché qui c'è in gioco tensione continua molto alta, superiore ai 310 volt. Vediamo l'assorbimento a vuoto che sono 2 watt, quindi sembrerebbe che qualcosa sia vivo nell'alimentatore. Adesso vado con il multimetro qui sull'uscita a vedere se ho delle tensioni. Io ho visto che il primo pin è massa, poi ci sono altre masse, quindi altre GND, e dovrei trovare delle tensioni. Qui ho 3,4 volt che dovrebbe essere il 3,3 volt che va poi a alimentare la logica dei microcontrollori. Qui un 4,9 volt, ottimo, qui niente, probabilmente un GND. Qui ho un 13 volt, qui ho un 21 volt, ottimo. Adesso bisognerebbe provare a caricare magari il 5 volt per vedere quanti watt e quanti ampere riesce ad erogare. Tolgo tensione, però prima di metterci mano bisogna scaricare questo condensatore. Per scaricarlo io faccio uso dell'apposita pinzetta, questa qui, che ha anche un LED che mi indica se c'è tensione. Quindi il condensatore è questo qui, vediamo se si è già scaricato, non c'è nulla, controllo col multimetro per sicurezza, 23 volt, vediamo se metto in parallelo. Ok, ha scaricato completamente il tutto. Adesso collego il carico elettronico, così vediamo cosa riusciamo a prelevare dalle uscite. Ho collegato il carico elettronico, quello mio autocostruito, con un cavetto e coccodrilli qui. Sono sull'uscita a 3,4 volt, carichiamolo leggermente fino a che la tensione scende, così controlliamo. 1 ampere li tiene, 2 ampere, diciamo 2 ampere. L'uscita a 3 volt sono 2 ampere. Vediamo quella 5. Quella 5 scende subito, quindi 5 volt la darei per 100 mA, è pochissimo. Uscita a 13 volt, penso sia 1 ampere neanche, meno di 1 ampere. Dopo l'uscita a 21 volt, mezzo ampere. Bisognerebbe anche vedere il ripple. Collego l'oscilloscopio in parallelo così vediamo. Collegato all'oscilloscopio, adesso è senza tensione, sono accoppiato in AC a 20 mV. Questo rumore qui è quello che c'è in giro qui in laboratorio tra lampade a LED e vari, ho questo rumore, quindi teniamo conto
di questo rumore di fondo, che sono anche 40 millivolt. Abbasso il trigger, ok, e accendo l'alimentatore. C'è un pelino più di rumore di prima, ma poca roba. Mettiamo un po' di carico. Eccolo qui che si inizia a vedere il rumore dallo switching. Mezzo ampere, 1 ampere, 1 ampere e mezzo, a 2 ampere è notevole. Sono 20 millivolt a quadretto, a 2,4 sono 80 millivolt circa. Vediamo le altre uscite. Uscite 5 volt. Qui come inizio a caricare 100 mA, il ripple è molto alto, quindi l'uscita 5 volt sarà 50 mA. Quella 12 volt, l'uscita 13 volt è questa. Proviamo a caricarla un po'. Anche qui il ripple è notevole, già mezzo ampere. Quella 21 volt ha già un ripple, anzi devo cambiare scala. Se la carico ha un ripple molto più alto, quanto pare filtrata molto meno, quindi abbiamo il 3,3 volt che è quello più filtrato, e più sereno di tensione l'hanno pulita molto meno. Comunque l'alimentatore è perfettamente funzionante. Tolgo tensione e poi bisogna sempre andare con la pinzetta a scaricare il condensatore prima di metterci le mani. Vediamo se scalda qualcosa. È tutto praticamente freddo. Potremo vederlo anche con la termocamera. Lo metto sotto carico a 1 ampere e mezzo. Vediamo se troviamo delle zone calde. Lì dove è caldo è il relè, probabilmente la bobina è eccitata, il resto praticamente è tutto freddo. Vediamo adesso l'altra scheda, vediamo lo spunto, accendo, dovremo vedere il guizzo di carica del condensatore. Vediamo che questo strumento, eccolo qui, questa a differenza dell'altra non ha assorbimento vuoto, quindi vuol dire che l'efficienza è molto più alta. Vediamo se ho qualcosa qui sulle uscite. Ho un'uscita qui a 3,3 volt, c'è, e ho un'uscita qui a 24 volt. Non c'è nulla. Vediamo su questo condensatore. Qui ho 24 volt su questo condensatore. Adesso la giro, tolgo tensione e facciamo una scarica di condensatore. Vediamo se riusciamo a vedere. Ecco il LED acceso. Ok, si è scaricato. Vediamolo col multimetro. 4 volte. Ok, quindi è scarico. Vediamo perché non c'è tensione qui. Qui ho il mio più. Qui vedo che c'è un MOSFET che probabilmente è lui, sì, perché va su quel piedino qui. Il più va qui sul drain del MOSFET, quindi il MOSFET fa da interruttore, probabilmente viene pilotata dalla logica. Quindi prima del MOSFET qui sul source, che poi a quel punto qui, quindi siamo dopo l'induttanza, dovrebbe avere più 24. Tra GND e quel punto qui dovrebbe avere 24 volt, quello di potenza, che è quello dove c'è questa induttanza. Controlliamo, do tensione, tra questo meno e l'uscita di induttanza ho 24,1. Devo solo provare a caricarlo per vedere che corrente tira fuori. Ho collegato il carico elettronico al più 24 in uscita, vado a caricarlo, 1 ampere, 2 ampere. Ragazzi, bell'alimentatore questo, 3 ampere, 73 watt, 92 watt sul 220, quindi anche una buona efficienza. È partita la ventola del carico elettronico. Peccato per questa forma lunga che non permette di essere messa su scatole e contenitori piccolini. Scarichiamo. Probabilmente anche di queste due schede, anche se funzionanti, recupero i componenti, perché di alimentatori, switching così grandi non me ne faccio nulla. Mi servono di più i componenti, tipo i MOSFET di potenza, i condensatori qui di filtro, induttanza in modo comune, e questi toroidi qui sono molto più utili che avere qui questa scheda alimentatore così grossa. Questi sono tutti i componenti che ho recuperato da questa scheda: presa VDE, induttanze, relè, una ferrite, 2 induttanze in modo comune, doppi diodi, SCR, MOSFET, optoisolatori, un transistor, il condensatore elettrolitico e un condensatore poliester da 0,22 microfarad. Ed ecco i componenti dell'ultima scheda. Ho recuperato anche i dissipatori, che sono molto belli.
Non ho recuperato i trasformatori perché di solito sono tutti custom, molto difficile riuscire a recuperarli. Abbiamo visto come sia semplice recuperare componenti da queste schede elettroniche, sempre molto utili perché potrebbero esserci anche componenti non più in commercio e valgono oro, diciamo. Naturalmente, poi tutti i componenti che ho tolto li vado a catalogare con il programma di magazzino che ho già fatto vedere in altri video. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!